Ciao a tutti, oggi intervista davvero molto importante perché parleremo e affronteremo di tutti quegli aspetti non detti, non rivelati che si nascondono dietro i cani anti-Covid e ne parliamo con un esperto di fama internazionale, Marcello Rendine. Ciao Marcello, per i non addetti ai lavori ti presento un po'. Sei ricercatore, cinofilo e cinotecnico forense con un'esperienza di 20 anni, formatore di cani da soccorso in Italia e in Germania e nel 2017 sei stato premiato insieme a una delegazione dell'Università di Foggia a New Orleans da CIA, FBI e Interpol come esperto del settore scientifico forense. Tutto giusto? Ho dimenticato qualcosa? Sì, no, tutto esatto. Un caro saluto a te e a chi avrà poi il piacere di ascoltare questa nostra chiacchierata. Sì, 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 tutto esatto. Sono passati un po' di anni e mi fa piacere vedere che c'è ancora chi ricorda queste cose. E sarebbe impossibile altrimenti. Allora, ti abbiamo coinvolto come massimo esperto internazionale del mondo dell'olfatto del cane, perché si fa presto a dire fiuto, però sei un esperto non solo dell'attività di fiuto vero e proprio, ma di tutto quello che si nasconde nel cervello, nel naso del cane. Hai fatto anche diversi studi e diverse pubblicazioni in questo ambito. Allora, da quando è scoppiata tutta l'emergenza Covid-19 che si è paventato l'utilizzo di cani anti-Covid. Su questo ho letto delle tue perplessità, insomma, perché dopo diversi annunci pare che si sia arrivato a utilizzarli. Qual è la tua idea su questo? Ah, bella, bella domanda, oserei dire anche un po' provocatoria, ma raccolgo con ambo le mani questa provocazione. Sì, in realtà, prima di iniziare ad entrare nel merito della cattiveria che esprimerò durante questa intervista, ritengo che si debbano puntualizzare tre elementi che ormai credo siano passati nel dimenticatoio. Il primo è quello di un'etica professionale e comportamentale. A fianco di questo pilastro c'è quello della informazione, dei mass media, e in questo periodo specifico e soprattutto per questo argomento per il quale ho il piacere di chiacchierare con te, c'è un problema di salute che non riguarda più il singolo individuo, ma riguarda una collettività chiamata mondo. E questo Covid che sta ormai affliggendo l'umanità da ormai un anno. Bene, perché cito questi tre pilastri? Perché argomenterò tutto su questo, su un'etica comportamentale di professionisti o pseudoprofessionisti, su un'etica della comunicazione, dei mass media, dell'informazione, che a quanto pare stanno dimenticando invece il grosso problema che è quello della salute pubblica. Sì, hai detto benissimo, sono assolutamente non poco favorevole, sono assolutamente indignato ogni qualvolta leggo o ascolto o vedo in TV o mi viene sollecitato da tanti miei conoscenti questa o quella esperienza riguardo ai cani anti-Covid. Ebbene, per quello che tu ricordavi all'inizio, con i miei studi ho fatto tanta strada nel mondo dell'olfatto, forse poco riconosciuto qui in Italia, ma nel mondo sono serviti questi studi a conoscere meglio questo che tanti anni fa definì dispositivo biologico specializzato, cioè il nostro compagno a quattro zampe come un qualcosa di altamente tecnologico, oserei dire, l'incanto del creato. Benissimo, l'olfatto del cane ha vari ambiti di applicazione. Il nostro compagno a quattro zampe ha mostrato sempre capacità, possibilità, potenzialità sorprendenti grazie al suo olfatto. Basti ricordare semplicemente i cani da ricerca esplosivo piuttosto che da ricerca di sostanze stupefacenti, i cani da cadavere, portati da questa brutta faccia per la prima volta in Europa qualche anno fa come concetto proprio di impiego delle unità cinofile. Potremmo proseguire con i cani cosiddetti
cash dog utilizzati per individuare traffico occulto di contanti, i medical dogs che hanno dato prova di poter identificare, segnalare anche in forma embrionale dei tumori. Perfetto, tutto molto vero. Però ora col Covid fermiamoci un attimo. Credo fosse l'aprile del 2020, allorquando fui allertato da conoscenti d'oltre Alpe. C'era un'associazione inglese, Medical Dogs, qualcosa del genere, che aveva fatto un comunicato circolato in lungo e largo in tutta Europa e non solo, circa la possibilità, anzi no, nel comunicato dicevano di aver formato dei cani in grado di individuare i soggetti affetti da Covid. Grande perplessità. Ma il governo inglese finanzia questo con 500.000 sterline, ritenendo la svolta. Eravamo ancora nel primo lockdown, gli scienziati, i ricercatori, era davvero un momento di profonda crisi. Esce questa associazione, ribadisco associazione, non sto parlando di un ente pubblico di ricerca, non sto parlando di un istituto di ricerca, sto parlando di un'associazione fra privati. Il diritto anglosassone è leggermente differente dal nostro diritto, ma insomma l'associazionismo è quella, sono più privati che decidono di portare avanti un progetto comune. Parliamo appunto però dei privati. E questa associazione, finanziata, bontà loro, con 500.000 sterline, dichiara al mondo intero: abbiamo i cani anti-Covid. Da lì a poco segue a ruota in maniera inspiegabile il ministro della difesa austriaco, donna se non ricordo male, dichiara al mondo intero: abbiamo già preparato un pastore belga malinois, entro la fine dell'estate saranno pronti altri cani, pronti a segnalare tempestivamente i soggetti affetti da Covid. Bene, questo è quello che ci è passato tramite i mass media, tramite l'informazione, ma credo che poi poco, davvero poco, combaci con quella che è la realtà dei fatti. E nel corso di questa chiacchierata cercherò di essere più esplicito. Sì, perché sono stati fatti diversi annunci, probabilmente, ecco, come stiamo scoprendo, con molto sensazionalismo su questo. Ad esempio, studi dell'Università di Helsinki sulla preparazione di alcuni cani. Tra l'altro ho letto l'articolo "Cani addestrati per qualche settimana", quindi lì ho reagito con un po' di cautela, c'era un po' di sensazionalismo diffuso. Io appena ho letto l'utilizzo dei cani sono stato un po' sul chi va là. E ad esempio notizia di questi giorni che l'aeroporto di Cuneo si provvederà a utilizzare dei cani anti-Covid da febbraio. In queste settimane è previsto l'addestramento. Allora ti chiedo, come massimo esperto, qual è il protocollo di formazione di questi cani? Cioè, secondo te è davvero così semplice formare un cane? No, non lo è assolutamente. Ho rilasciato anche recentemente un'intervista al quotidiano di Bolzano. Non a Letto? caso dico il quotidiano di Bolzano, perché poi magari cercheremo di collegare anche questo discorso. No, non è assolutamente semplice. Un protocollo di addestramento richiede almeno dai 16 ai 18 mesi di lavoro con il cane, ma prima di arrivare a, lasciarmi passare il termine, a mettere le mani sui cani, è indispensabile che ci sia un lavoro, come dico sempre, lontano dai cani in laboratorio, perché dobbiamo capire innanzitutto qual è il target, il campione d'odore che dobbiamo utilizzare per formare, per addestrare i nostri cani. E non mi vengano a dire che è semplicemente della saliva o il sudore o chissà cos'altro. Potrebbe essere tranquillamente la saliva, potrebbe essere anche una garzina strofinata sulla fronte piuttosto che nell'incavo del gomito, d'accordo, potrebbe essere tutto, ma io sto usando il condizionale. Perché uso il condizionale? Perché occorre che venga innanzitutto provato in laboratorio. Cosa?
venga attraverso il gas cromatografo, questo strumento dal nome così strano, Sì, deve aiutarci, abbinata alla tecnica della massospettrometria, deve aiutarci a capire da questa garzina, quindi da questo essudato, piuttosto che da questa saliva, piuttosto che dall'urino, qualunque altro fluido biologico, quali sono gli elementi che possono elicitare l'olfatto del cane. Sarò meno elegante, insomma, questo cane da cosa viene attratto? certo. Per poterlo poi segnalare, per poterci dare la possibilità di addestrarlo. Ad oggi non mi risulta, e garantisco che lo avrei saputo per certo, che nessun ente di ricerca italiano o mondiale stia analizzando gli cosiddetti VOX del Covid-19, del SARS-CoV-2, anche perché è in continua mutazione, notizie che tutti ascoltiamo. Certo. C'è la variante inglese, la variante brasiliana, con cariche virali, con modifiche. Ad oggi non è possibile ancora sapere quali siano questi box, quale sia, chiedo scusa, il campione più interessante per addestrare il cane. Ma se manca questo, come possiamo parlare di training, di addestramento? Scusami Marcello, per rendere un po' più comprensibile ai non addetti ai lavori, ci vuoi definire cos'è un Vox, cosa sono i Vox? Noi ne abbiamo parlato in diversi articoli sull'olfatto, però ecco, visto che abbiamo un Sì, esperto come te, allora partiamo, cosa sono i Vox? sì, chiedo scusa, ho usato, dando per Assolutamente. scontato. VOX è l'acronimo di Volatile Organics Compound. Sono gli elementi organici volatili che si liberano nell'aria e che soltanto avendo una massa molto molto leggera possono raggiungere i recettori dell'olfatto del cane, ma anche i nostri, per carità, dando la possibilità quindi al cane di avere la percezione di quell'odore. Io chiedo scusa, sarà poco elegante Vai, vai, per il vai intervista. tranquillo, vai tranquillo, un sorso d'acqua. No, ti dicevo che noi di Vox appunto ne abbiamo parlato in diversi articoli, però visto che ci vogliamo arrivare a una platea di pubblico più Certo, variegata certo. possibile, ecco, ne Ma approfitto. insomma, per essere meno criptico e più Sì, chiaro, se dovessi prendere qualunque matrice odorosa, cos'è una matrice odorosa? Ma che dire, prendo una garzina, la stropiccio fra le mie mani, quella garzina avrà un odore, o meglio, ne avrà più di uno, porterà l'odore della garzina stessa e porterà il mio odore. Probabilmente a noi esseri umani non darà nessuna sensazione, ma un cane questo lo percepisce. Bene, cosa sente? Cosa sente? L'odore della garzina? Boh. No, mi direbbero l'odore individuale. E quindi cosa sente? Ecco, i Vox sono in realtà ciò che il cane sente. Analizzando questa garzina con un gas cromatografo abbiamo la possibilità di capire cosa sente il nostro cane. sì, sì. E per formare, diciamo, un protocollo, ovviamente, come ci stai dicendo tu, serve tempo. Però su questo, allora ti dico, No, ma ora no- ci arriviamo al discorso del mm, protocollo per il Covid, perché innanzitutto stiamo parlando di una ricerca scientifica, d'accordo? certo, Che considera non piante, non vegetali, ma esseri umani, d'accordo? E la WMA, che è la World Medical Association, nella dichiarazione di Helsinki, il 60° congresso del 2013, ha dato dei principi per la ricerca medica assolutamente stringenti. Occorre, se si fa ricerca su patologie, quindi su esseri viventi, occorre un comitato etico che vada prima ad approvare la metodologia. Non mi risulta che sia da nessuna parte d'Italia fatta una richiesta al comitato etico-scientifico per poter procedere. Se non abbiamo i volontari e prima ancora se non abbiamo l'autorizzazione del comitato etico-scientifico, dove prendiamo questi campioni? Chi va a validare questo
processo che parte, torno a dire, da un laboratorio ma finisce poi sul campo di addestramento. Ma parte da un laboratorio, parte dal campionamento, dalla campionatura dell'odore. Dove viene fatta questa? Al momento ci sono solo 3 pubblicazioni scientifiche e se vuoi te le indico anche, che Volentieri. hanno fatto questo tipo di protocollo di ricerca, hanno campionato l'odore, i positivi per certo, i negativi per certo, hanno indicato come è stato conservato questo campione di odore, quante volte è stato congelato e scongelato, perché se dobbiamo parlare di scienza, parliamo di metodo. Certo. Se poi vogliamo parlare di business o di scarsa etica comportamentale professionale, allora il discorso è diverso. Ad oggi io sto notando un po' in tutto il mondo della cinofilia a 360 gradi, ma soprattutto dal 2020, quindi in questo ultimo anno, sto notando scarsa etica professionale e comportamentale per ciò che riguarda questo discorso dei cani anti-Covid. Ma sai, il discorso è questo, le emergenze attirano fondi illimitati e immediati e Perfetto. quindi ci portano in una direzione non sempre etica, non sempre giusta. Assolutamente, fondi, hai dato l'espressione giusta, 150.000 euro ha stanziato l'assessorato alla sanità della provincia autonoma di Bolzano per far partire questo progetto nelle scuole superiori della provincia di Bolzano con 2 cani, nello specifico un Rottweiler e un pastore belga malinois, in grado di segnalare gli studenti affetti da Covid positivi. Fantastico, 150.000 euro sarebbe stata una cifra vantaggiosissima, però ora i numeri li voglio dare io, se tu mi consenti. Assolutamente. Questi 150.000 euro vengono dati a una società di Appiano, in provincia di Bolzano, società con la forma giuridica di società responsabilità limitata semplificata, con un capitale sociale di 12 euro. Per carità, la legge ce lo consente, però ho qui degli appunti. Questa società è stata costituita con atto notarile il 12 novembre del 2020, iscritta alla Camera di Commercio di Bolzano il 17 novembre del 2020, appena 13 giorni prima la prima delibera della ASL, che è del 1° dicembre 2020. Evviva, diremmo, si costituisce questa società a responsabilità limitata appena 2 settimane prima che la ASL decide di affidare questo incarico con un importo di 150.000 euro. Mi chiederai perché 150.000 euro? Perché è il limite massimo oltre il quale occorre fare un bando di gara. Quindi si può fare ad assegnazione diretta entro i limiti di 150.000 euro. Benissimo, segue un'altra delibera, 18 dicembre del 2020. Siamo lì, il tempo vola, l'esigenza di risolvere questo problema del Covid è stringente. Il 18 dicembre il direttore generale dell'ASL di Bolzano fa la seconda delibera di versamento dei 150.000 euro più IVA. Peccato che questa società di Appiano, in provincia di Bolzano, sia riuscita ad ottenere l'autorizzazione sanitaria ad operare con i cani nelle scuole il 22 dicembre 2020, quindi 4 giorni dopo aver ricevuto. Ora tu mi chiederai cosa voglio dire, siamo qui a parlare di politico, a fare indagini? No, nulla di tutto ciò, anche perché c'è in corso una indagine presso la Procura regionale della Corte dei Conti dell'Alto Adige e della Procura della Repubblica di Bolzano, quindi saranno i magistrati a fare il loro lavoro e quindi a decidere se c'è Certo. stato un illecito o no. Ma noi possiamo dircelo sottovoce o lo Certo. grido al microfono qui? Possiamo dircelo che è un po' strano che una società fondata nel 12 novembre 2020 sia già pronta, operativa, dopo neanche un mese. Allora,
Il problema dov'è? Malafede, concussione, corruzione in ambito della ASL di Bolzano? Non spetta a me né dirlo né accertarlo. Oppure è una notizia ingigantita dei mass media? Ritorniamo a quello che vi dicevo, perché magari il discorso potrebbe essere inquadrato diversamente. C'è questa società che ha ricevuto questi denari per provare a formare dei cani, a cercare di capire se grazie ai cani sia possibile individuare i soggetti affetti da Covid. Avrebbe un altro sapore. E quindi lasciamo che siano poi i magistrati ad accertare la verità. E quindi giusta affermazione quella che hai fatto poc'anzi, allora quando hai detto l'emergenza crea facilità nell'assegnazione di fondi e di risorse, soprattutto pubbliche. Condivido appieno. Beh, è cronaca recente anche per i terremoti, per le varie calamità, insomma, che questo sistema poi attira interessi non proprio etici. Oltre a questi esempi nostrani, però la mia domanda è, anche a livello europeo tu vedi un po' queste situazioni, nel senso, se stiamo parlando di inconsistenze, di aria fritta, questi cani che vengono formati per il Covid, innanzitutto come vengono formati, da chi e possiamo fidarci? Ottima domanda, mi dai spunto. Allora, andiamo in Europa, ma posso arrivare in Europa passando da Cuneo? Va bene, Non so, non ho assolutamente. mai viaggiato attraverso l'aeroporto di Cuneo, però vorrei farlo insieme a voi Ok. in questa chiacchierata. Atterriamo a Cuneo, poi magari troveremo un volo che ci porti ad Helsinki. Eh sì, perché improvvisamente Cuneo si scopre per l'affare Covid e cani anti-Covid, si scopre gemellata con Helsinki. E i giornali nostrani scrivono: l'Università di Helsinki appoggia questo progetto hanno trovato. Un attimo, andiamocele a guardare le cose. Innanzitutto, ad Helsinki c'è quella che si chiama Nose Academy. Io invito tutti, andate su internet, cioè digitate sul motore di ricerca Nose Academy Helsinki e vedrete. È un'associazione al pari, è una piccola società fra 3 persone, al pari della medical detection di cui parlavamo in Inghilterra, al pari della nostra società ad Appiano. Citano nella loro home page, dove about us, chi siamo, diremmo noi in italiano, ci sono queste 3 persone, tra cui viene nominato il professor Joku, scusate la pronuncia, Joku Vepsalainen dell'Università di Helsinki. Caspita, ho detto allora la cosa è seria. Vado a fare una ricerca su questo collega universitario di Helsinki e vedo come prima cosa che ha, innanzitutto è impegnato come studi, come ricerca in farmacologia, va benissimo, vedo che ha all'attivo 350 pubblicazioni scientifiche, assolutamente pregevole, docente e ricercatore di grande sicuramente profilo, di alto spessore. Scorro tutti i titoli, tutti e 350 i titoli, non c'è nulla collegato né al Covid né tantomeno ai cani. Va bene, sarà un caso, mi sono detto, sarà un appassionato cinofilo, fa parte di questa società, la Nose Academy. Scopro che c'è poi una validazione, così la viene riportata dai quotidiani nostri italiani, della professoressa Anna Hilm Bjorkman. Ma la professoressa Anna Hilm Bjorkman, sono stato a cercare anche il suo curriculum, non ha mai e poi mai detto abbiamo testato, abbiamo un protocollo di formazione che ci ha dato questi risultati. Ha detto stiamo mettendo su un progetto che in maniera auspicabile potrà condurre verso. Quindi è un progetto, non è realtà. Questa cosa viene mutuata subito all'aeroporto di Cuneo e improvvisamente abbiamo dei cani in grado
di fiutare con un minuto di tempo, quindi anche senza grossi disturbi, di fiutare i soggetti affetti da Covid. Ci sono un'altra notizia assolutamente fasulla attribuita alla professoressa Bjorkman, ma non è la sua, d'accordo? Perché sono stata a vedere anche le sue interviste e da un amico finlandese me le sono fatte tradurre, altrimenti non avrei capito una parola. La professoressa Bjorkman non ha mai e poi mai detto che i cani sono in grado di segnalare persone vari giorni prima che queste manifestino i sintomi. Non ha mai detto questo. Ha detto che laddove c'è una carica virale anche bassa, tanto da non avere una sintomatologia importante, è auspicabile che i cani possano individuarla. Quindi dice, sull'esperienza che si ha sull'olfatto dei cani possiamo dire che anche in presenza di una carica virale bassa, perché magari la malattia è in fieri e in fase primordiale, possiamo far sì che i cani lo identifichino. Ecco, ritorniamo al ruolo dei mass media che dicevo all'inizio. È chiaro che questa affermazione può essere estrapolata, leggermente manipolata, e facciamo dire alla professoressa Bjorkman che i cani di questa Nose Academy sono cani che riescono a individuare dai 5, 6, 7 giorni prima che si manifestino i sintomi. Ma noi siamo cattivi e potremmo dire una cosa, orbene, io ho avuto familiari positivi al Covid, affetti da Covid, del tutto asintomatici. Quindi cosa significa? Che i cani a quel punto non avrebbero nulla da identificare. Se dice prima che si manifestino i sintomi, insomma non voglio far qui polemica, ma vorrei sgrossare il tutto e riportarlo un po' a qualcosa di più concreto. Ho letto anch'io che sono in grado di rilevare il virus 4-5 giorni prima. Il problema dei media è generalizzato, insomma. Purtroppo a volte siamo trasformati come quei pesciolini da fiera. Butti dei bocconcini, il cibo, e noi abbocchiamo senza sapere cosa stiamo mangiando. Però ci interessa il tag, no? Il titolo, l'informazione, tanto basta. Poi non mi interessa più. Sì, assolutamente. Tu all'inizio hai parlato di etica, parola che personalmente mi piace molto. Secondo te, al di là della gestione dei soldi, costituzione di queste associazioni, che poi, come hai detto tu, noi non abbiamo qui elementi per dubitare o altro, ci facciamo delle domande. È etico usare, ad esempio, i cani? In questi studi c'è un protocollo di difesa dei cani, nel senso che se vengono usati dei cani con patologie o anziani e fiutano il virus, il SARS-CoV-2, presumo che sono a rischio di infezioni. Allora, da questo punto di vista, i cani vengono tutelati o no? Benissimo, c'è un studio che è stato pubblicato gennaio 2021, quindi lo scorso mese Sì. di gennaio, ed è uno studio fatto dall'Università Veterinaria di Parigi, dal Ministero della Salute degli Emirati Arabi, dal Centro Malattie Infettive degli Emirati Arabi. Insomma, gli Emirati Arabi con Dubai e Parigi hanno messo insieme le loro forze. Parigi soprattutto ha messo i ricercatori, gli Emirati Arabi hanno messo qualcosa, forse soldi, ma insomma ci scherzo, insomma, per cercare di capire qualcosa. Questo studio ha avuto appunto la luce come pubblicazione sulle più importanti riviste scientifiche al mondo, e già per me questo è importante, perché per arrivare ad avere una pubblicazione su determinate riviste significa che la cosa è concreta, perché prima della pubblicazione c'è un board, un tavolo di scienziati che analizza quello che tu vorresti venga pubblicato, lo analizza da un punto di vista scientifico, quindi cerca di capire se ciò che sto raccontando ha rigore scientifico e serve al progresso del sapere. Questo articolo si chiama Use of Canine Olfactory Detection for COVID-19 Testing Study on UAE, Trained Detection Dog Sensitivity. Detection Dog Sensitivity. Questo articolo si chiama Use of Canine Olfactory Detection for COVID-19 Testing Study on UAE, Trained Detection Dog Sensitivity. Questo articolo si chiama Use of Canine Olfactory Detection for COVID-19 Testing Study on UAE, Trained Detection Dog Sensitivity.
Hanno utilizzato 21 cani, 7 cani già operativi come cani da ricerca esplosivo, 2 cani da cadavere e 2 cani che loro definiscono green, cioè senza alcun tipo di formazione, d'accordo? Ma precisano nell'inizio di questo studio che tutto è stato fatto seguendo i principi della dichiarazione di Helsinki del 2013 a tutela non solo dei volontari ma soprattutto dei cani, e spiegano dettagliatamente come, dove hanno preso il campione d'odore, nello specifico garze, no, più che garze, dei pipes, dei tubes, dei cilindretti impregnantisi sotto le ascelle di malati di Covid e di persone negative. Sono state trattate in un certo modo e i cani non hanno avuto mai contatto con. Ecco, ma sai come concludono questo studio? Peraltro, che ha visto soltanto 2 settimane di ricerca. Hanno fatto lavorare i cani 8 ore al giorno per 2 settimane. Questo loro lo dicono perché c'è una serietà alle spalle di una ricerca universitaria, dicono abbiamo fatto una formazione così intensiva non per preparare cani operativi, ma semplicemente per capire se ci sono i presupposti affinché la comunità scientifica mondiale inizi a lavorare in questa direzione. Mi spiego, questa è serietà. Abbiamo uno studio di dicembre del 2020, quindi anche recente, fatto sempre dall'Università di Parigi con l'Università di Beirut in Libano. Hanno usato 6 cani. Sempre la conclusione di questo studio? C'è ancora tanta strada da fare. Abbiamo pochi raccolti e pochi dati elaborati per poter dire che i cani sono addestrabili. C'è quindi un sentore di addestrabilità, c'è un sentore di un protocollo da mettere a punto, ma ad oggi nulla di ciò. Andiamo un po' più indietro, luglio 2020, un altro studio dell'Università Veterinaria di Hannover, e qui mettiamo un asterisco, perché qui c'è poi la volgarità dei mass media, la cattiva fede, la scarsa etica dei mass media e di chi strumentalizza questo. Prima di dire ciò, nell'Università Veterinaria di Hannover hanno usato 8 cani, d'accordo? Gran lavoro anche loro. Sai come concludono qui il testo sotto? Dice potrebbe essere una buona strada da perseguire per l'intera comunità scientifica. Nessuno ha detto ho i cani pronti, nessuno ha detto ho un protocollo validato. Andiamo all'asterisco che ho messo prima, ma nella notizia dell'aeroporto di Cuneo e della Nose Academy di Helsinki dicono questi cani sono formati secondo il protocollo dell'Università di Hannover. Peccato che l'Università di Hannover non abbia né realizzato né tantomeno pubblicato un protocollo scientifico e quindi anche formativo addestrativo. Questa è la situazione. Senti, ma a livello internazionale ci sono delle proteste, ci sono dei chiarimenti e magari non vengono fatti passare oppure tutto tace? Allora, sai qual è il problema? Che la comunità scientifica internazionale in questo momento è davvero tanto, troppo presa dal cercare di capire come inquadrare e quindi come contrastare, come combattere questo terribile virus che ha messo in ginocchio tutta l'umanità. E allora sì, mi è capitato che dalla Florida University dei colleghi mi abbiano chiesto, dice, ma che sta succedendo in Italia? Avete scoperto qualcosa? Ma con un grosso tono di ironia, nel senso non è questo il momento di scherzare su questi argomenti. Quindi tu mi dici cosa succede all'estero? Ma all'estero succede che chi fa ricerca scientifica lascia stare quasi con disprezzo, oserei dire, queste notizie, perché è preso da problematiche davvero più impregnanti. Anche la stessa notizia, data, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, dal ministro della difesa austriaco, è caduta lì, nessuno si è preoccupato più di. Ma perché, perdonami, è vero che questo SARS-CoV-2 ha messo in ginocchio l'umanità, ha messo in ginocchio l'economia di tutto il mondo,
è vero che si sta lavorando, ma ora faccio io le domande per un minuto, se mi permetti. Ma ritieni che le case farmaceutiche, quindi le grosse multinazionali del farmaco, non siano interessate a capirci qualcosa di più? E non già per i nostri amati cagnolini, non già per una fotografia, una passerella davanti alla televisione locale, penso per cose molto più importanti. Ma come mai allora? Scusa se faccio la domanda, ma rispondo Sì. io stesso, che è una domanda retorica. Come mai ancora oggi le multinazionali del farmaco non riescono a girare intorno, a profilare, a disegnare i contorni di questo Covid? Come mai? Però poi mi arriva il cagnaro ed uso, mettendoci la faccia, il termine cagnaro, ma lo uso con la sua accezione più negativa, colui che deve ottimizzare, ma che qui si lavori per guadagnare, è fuori di dubbio, lo facciamo io, lo fai tu, lo facciamo tutti quanti. Ma fermiamoci, torno all'etica con cui ho aperto, fermiamoci un attimo. Qui non si possono dare illusioni, non si può scherzare, perché come mi dici tu, orbene, portiamo questi cani in aeroporto piuttosto che nelle scuole. Ci siamo mai chiesti se il cane può rimanerne infettato? Ad oggi non si è molto sicuri al riguardo. Secondo quesito, il cane potrebbe essere un portatore sano per me, può farmi da vettore? Che precauzioni devo adottare per il cane? Che precauzioni devo adottare per me? Tutto questo non è stato assolutamente considerato. Altra piccola domanda retorica. Bolzano, 15 segnalazioni fatte dai 2 cani, 15 errori, 15 falsi positivi. D'accordo? Da lì è nata l'indagine della procura. 15 segnalazioni, 15 falsi positivi. Ma io andrei oltre. Hanno fatto questi campioni di saliva, hanno fatto umettare di saliva delle garze ai ragazzi e agli studenti. Dove sono queste garze? Chi ha proceduto a trattarle e a smaltirle? In che modi sono state smaltite? Mi auguro non nei cestini delle classi. Con questo cosa voglio dire? Che è auspicabile che il mondo della cinofilia dia il proprio contributo, ma non in questi termini. E io spero che magari ne possiamo parlare ulteriormente, magari con degli sviluppi nuovi, magari sviluppi positivi, insomma. Assolutamente prendo un impegno, come al solito mettendoci questa brutta faccia, laddove anche oggi stesso o domani dovessi venire a conoscenza di studi, di ricerche concrete, sarà mia premura, mio piacere contattarvi e raccontarvi, perché non stiamo negando l'altrui bravura, non appartiene al mio modo di fare. Sono indignato perché non è questa la situazione e il momento per poter approfittare. Scherziamo con i fanti, diceva mia nonna, ma Sì. lasciamo stare i santi. È un po' questo il discorso. Sì. Ora, il mondo della cinofilia deve dunque sentirsi escluso, recluso da questa lotta al Covid? No, assolutamente. Anzi, vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con una frase: One Health, One Medicine. Certo. Occorre, per l'interesse unico della salute, che tutti gli attori o potenziali attori giochino la partita, e quindi che i ricercatori, i biologi, i medici, i laboratori farmacologici e i cinofili collaborino insieme seriamente nella speranza di tirar fuori quello che sicuramente non sarà un antidoto definitivo, ma se i nostri compagni a 4 zampe, che ci rendono la vita sempre così amabile e piacevole, riuscissero anche in questo caso a dare il loro aiuto, perché no? Ma purché questo venga fatto nella logica di One Health, One Medicine, e non con la logica del profitto, del business e del racconto mediatico.